Nel 1866 il Regno d'Italia era ormai un grande Stato europeo, il cui esercito, pur dovendo affrontare grandi difficoltà di omologazione dei reparti provenienti dagli eserciti degli ex Stati italiani, poteva quantomeno numericamente competere con le nazioni europee. Nel 1866 gli interessi italiani e prussiani confluirono in una alleanza anti-austriaca. La Prussia intendeva provocare una guerra contro l'Austria per imporsi come potenza egemone tra gli stati germanici, mentre l'Italia desiderava annettere il Veneto ed il Trentino per completare l'unificazione nazionale. La Francia però non poteva permettere ai prussiani di affermarsi come potenza egemone europea e il 3 giugno Napoleone III avviò trattative con l'Austria per ottenere la cessione del Veneto per via diplomatica all'Italia, cercando così di rompere il fronte italo-prussiano. Il 12 giugno la Prussia ruppe le relazioni diplomatiche con l'Austria, cosa che anticipava la guerra tra i due paesi. Il 16 giugno, infatti, la Prussia invase l'Austria. Il 20 giugno anche l'Italia dichiarò guerra all'Austria. Il primo ministro italiano Alfonso La Marmora era anche generale in capo dell'esercito italiano e questa doppia funzione di politico e generale influì nell'andamento della guerra, poiché il primo ministro fu spinto da Napoleone III a condurre una campagna poco incisiva, previo l'ottenimento per via diplomatica del Veneto. L'esercito italiano fu mobilitato in fretta e assommava a circa 260.000 soldati nazionali, a cui si aggiungevano 38.000 volontari posti a capo del leggendario generale Giuseppe Garibaldi. Il numero di effettivi era impressionante, tenendo presente che l'Austria, dovendo affrontare la minaccia prussiana, poteva disporre nello scacchiere italiano di soli 75.000 soldati dell'esercito da campo, mentre altri 100.000 erano dispersi tra i vari presidi del territorio. Il comando italiano era però diviso tra il potente capo di Stato Maggiore Alfonso La Marmora, di estrazione piemontese, ed il generale modenese Enrico Cialdini. La Marmora desiderava invadere l'Austria dal Mincio, mentre Cialdini proponeva l'invasione dal delta del Po, tagliando fuori con questa manovra l'intera rete di fortificazioni del quadrilatero. Nonostante l'ostilità tra Cialdini e Garibaldi, quest'ultimo concorderà nelle sue memorie col piano di Cialdini, dimostrando la bontà del piano del generale modenese. Il re a questo punto compì un terribile errore, dividendo il comando dell'esercito tra generali con visioni tanto diverse della conduzione della guerra. Il re infatti assegnò il comando di 3 corpi d'armata per un totale di 156.000 uomini a La Marmora, per operare sul fronte del Mincio. A Cialdini fu assegnato un altro corpo d'armata per un totale di 104.000 uomini per operare nel Basso Po, e a Giuseppe Garibaldi sarebbe stato assegnato anche a lui il comando di 35.000 volontari, col compito di invadere il Trentino. Il 17 giugno Cialdini e La Marmora si incontrarono dunque a Bologna per decidere una strategia comune, ma per via di incomprensioni reciproche si lasciarono con un'idea poco chiara di quale fossero i rispettivi impegni nei confronti del collega, e la coordinazione delle forze italiane poté dirsi solo teorica. Il 20 giugno l'Italia dichiarò quindi guerra all'Austria, ma solo il 23 La Marmora procedette all'invasione del Veneto. Il comando italiano riteneva allora gli austriaci disposti oltre l'Adige, mentre invece gli austriaci, comandati dall'arciduca Alberto, avevano nottetempo attraversato il fiume per disporsi sulle alture di Custoza. Il mattino del 24 giugno i due eserciti, inconsapevoli delle posizioni degli avversari, erano dunque irrimediabilmente vicini e lo scontro tra i due divenne inevitabile. Va precisato però che l'avanzata italiana si era sviluppata con il primo corpo del generale Durando, composto da 4 divisioni sulla sinistra, quello del generale Della Rocca sulla destra e quello del generale Cucchiari in riserva ancora nelle retrovie al momento del contatto col nemico. L'intero esercito austriaco era dunque schierato sulle colline a ridosso della sinistra italiana, ottenendo così incredibilmente quanto inconsapevolmente una superiorità numerica locale a ridosso dei reparti di Durando. Alle 6 di mattina la quinta divisione italiana, comandata dall'ex garibaldino Sirtori, incontrò ad Oliosi l'esercito austriaco
Il generale italiano, fedele alla tattica presa dal suo maestro Garibaldi, ordinò l'attacco immediato, mentre sulla destra l'intero terzo corpo di Della Rocca si faceva bloccare da 2 squadroni di cavalleria austriaci presso Villafranca. 20.000 uomini tenuti impegnati e inattivi dall'azione da poco più di 200 cavalieri. Intanto la prima divisione arrivò ad Armanforte alla quinta, che fronteggiava il quinto corpo austriaco, mentre la terza entrava in contatto col settimo e il nono corpo austriaco. A metà mattina la prima divisione sembrò perdere terreno, ma l'iniziativa del generale Pianell, di estrazione borbonica, portò la seconda divisione al suo comando ad Armanforte alla prima, bloccando le riserve austriache sul Monte Vento. Tra le 10:30 e le 11 la nona e l'ottava divisione raggiunsero il teatro delle operazioni, inspiegabilmente non seguite dalla 16ª e dalla 7ª, che rimasero a sorvegliare la destra italiana anche dopo aver respinto gli squadroni austriaci. Verso le 12 il fronte poté dirsi stabile, ma la Marmora, a Valleggio sul Mincio, vedendo arrivare i reparti sbandati della prima e della terza divisione, perse il contatto con la battaglia. Egli ipotizzò una sconfitta generale dell'esercito e ne ordinò incredibilmente la ritirata oltre il Mincio. La seconda battaglia di Custoza era finita con la vittoria austriaca, che causò agli italiani 3.200 tra morti e feriti, mentre gli austriaci lasciarono sul campo 5.100 uomini, facendo 2.000 prigionieri contro i 4.000 fatti dagli italiani. L'esercito italiano era comunque intatto, ma i suoi comandi erano in confusione. Fortunatamente per l'Italia, il 3 luglio i prussiani sbaragliarono l'esercito austriaco presso Sadova, costringendo l'Austria a ritirare un corpo d'armata dal fronte meridionale, sguarnendolo. La sconfitta portò l'Austria a chiedere a Napoleone III, imperatore dei francesi, di intercedere per il passaggio del Veneto all'Italia, a patto che questa cessasse le ostilità contro l'Austria. Lo Stato Maggiore italiano si rifiutò di accettare e nel tentativo di riscattare il proprio prestigio militare, il 6 luglio ordinò a Cialdini di attraversare il Po. Cialdini, attraversato il fiume, continuò ad avanzare e l'11 luglio occupò Rovigo. Ancora però i comandi italiani non avevano un piano operativo preciso e il 14 luglio si riunì un consiglio di guerra in cui fu decisa l'assegnazione di 14 divisioni a Cialdini, col compito di avanzare verso l'Isonzo, mentre la Marmora presidiava il Mincio con 6 divisioni. Nel consiglio fu anche chiesto all'ammiraglio Persano di attaccare la flotta austriaca e da Garibaldi di liberare Trento per poi convergere su Trieste. Cialdini avanzò rapidamente e il 19 luglio distaccò una divisione da Bassano per portare aiuto a Garibaldi e 3 divisioni per marciare su Trieste. Il rinato entusiasmo italiano fu però stroncato dalla sconfitta della flotta italiana presso Lissa il 20 luglio. Garibaldi riuscì il 21 luglio ad evitare una sconfitta respingendo gli austriaci a Bezzecca, mentre le avanguardie italiane arrivarono a Udine il 22 luglio e il generale Medici il 24 luglio occupò Ledico. Ormai non c'era più tempo però, poiché i prussiani avevano iniziato le trattative di pace con l'Austria e l'Italia, non potendo continuare da sola la guerra contro l'impero austriaco, accettò le condizioni di pace. Il 9 agosto la Marmora ordinò a Garibaldi di arrestare la propria avanzata. Il 12 agosto 1866 fu firmato l'armistizio di Cormons, che sanciva il passaggio del Veneto all'Italia, previa intermediazione francese. La terza guerra d'indipendenza era finita. L'Italia, pur disponendo di un esercito numeroso e ben armato, aveva dimostrato la propria arretratezza nella conduzione strategica della guerra. Il doppio smacco di Custoza e Lissa lasciarono un segno profondo nella coscienza italiana. Il desiderio del governo italiano di affermarsi militarmente come potenza europea era svanito, così come la speranza di unificare il territorio nazionale. L'unificazione nazionale dovrà infatti attendere altri 50 anni, quando nel cuore dell'Europa deflagrerà la Grande Guerra.